Vediamo come l'omosessualità è stata rappresentata apertamente per la prima volta nella storia del cinema italiano durante la stagione del neorealismo. Io sono Mattia, sono uno storico del cinema e vi do il benvenuto sul mio canale. Qui parliamo di storia del cinema italiano a 360 gradi. Se ti fa piacere, iscriviti al canale. L'omosessualità fin dalla fine dell'Ottocento in Italia non viene mai messa fuori legge, ma quello che potrebbe sembrare un atteggiamento clemente, a differenza di molti altri stati nel mondo, non è altro che uno stratagemma fatto ad arte per evitare ogni scandalo. La mancanza di una legge specifica contro l'omosessualità, che si estende anche ai primi anni del fascismo, implica l'inesistenza del reato e tirando le somme dell'inesistenza dell'omosessualità stessa. Lo Stato interviene solo in particolari casi di oltraggio al pudore, di atti osceni in luogo pubblico, ma le cose sono destinate a cambiare a partire dal 1938, quando molti invertiti, pederasti o deviati, come venivano chiamati all'epoca, vengono spediti al confino, precisamente a San Domino, alle Tremiti. Per questo motivo, se l'omosessualità rimane celata e per lo Stato e la legge non esiste, anche il cinema, che da sempre si fa specchio della realtà, non la rappresenta. Questo però fino all'estate del 1943, quando, caduto il fascismo, esce in Italia a macchia di leopardo un film che sovverte quelli che sono gli ordini morali, politici e religiosi dell'epoca, Ossessione di Luchino Visconti. L'aristocratico allevatore di cavalli Luchino Visconti, con l'aiuto della cosiddetta Fronda di Carta, rappresentata dai critici riuniti sotto la testata della rivista Cinema, elabora il suo primo lungometraggio traendo spunto dal romanzo americano Il postino suona sempre due volte. Il protagonista della pellicola è Gino, interpretato da Massimo Girotti, un vagabondo che seduce una donna sposata, Giovanna, interpretata da Clara Calamai, e i due progettano di uccidere il marito di lei. Durante la vicenda, Gino conosce e stringe amicizia con un giovane chiamato lo Spagnolo, forse reduce della guerra di Spagna, che prima lo esorta a lasciare la donna sposata, e poi i due trascorrono la notte assieme in una locanda. Viene così messa in scena la prima sequenza omoerotica del cinema italiano, con lo Spagnolo, interpretato da Elio Marcuzzo, che ammira con il sol lume di un fiammifero il corpo statuario di Gino. Ossessione diventa così un film spartiacque tra la produzione del fascismo e la nascente produzione del neorealismo, di cui il film di Visconti anticipa stili e tematiche. Con l'affermazione del neorealismo, la tematica dell'omosessualità viene portata in scena in maniera abbastanza aperta, però con delle connotazioni prettamente negative legate al regime fascista e nazista. Il manifesto Roma città aperta di Roberto Rossellini ne dà ampia prova. Memorabile è la figura del maggiore delle SS Fritz Bergmann, che è un uomo effeminato, sensibile, a tal punto da non sopportare le urla dei prigionieri. A lui si contrappone la crudele e virile Ingrid, che riesce a soggiogare e sedurre per i suoi scopi la bella Marina nel primo evidente rapporto lesbico della storia del cinema italiano. Ma la Ingrid di Giovanna Galletti non è l'unica donna mascolina del cinema neorealista. Basta pensare alla Daniela Lili Marlene, interpretata da Vivi Joy nel celebre Caccia tragica di Giuseppe De Santis. Un personaggio memorabile. Per il ruolo la Joy vinse un nastro d'argento, in un ruolo di donna cinica, spietata, a capo di una banda di malviventi, che indossa abiti di foggia maschile, cappello da uomo, e guarda con occhio malizioso la candida Carla del Poggio, sequestrata novella sposa. C'è poi un luogo specifico nei film italiani degli anni 40, il campo di prigionia, dove il contatto ripetuto e la costrizione tra persone dello stesso sesso porta alla nascita di rapporti omosessuali. Un esempio eloquente lo troviamo nel film di Goffredo Alessandrini, L'ebreo errante del 1948, che non è un film propriamente neorealista se non in alcune parti, tra cui proprio quella ambientata nel campo di concentramento. Qui un viscido sorvegliante che collabora con i nazisti, con una serie di frasi allusive, ammira la bellezza di un prigioniero a torso nudo.
Agli sgoccioli del neorealismo è sempre un campo di prigionia in Puglia dove convivono profughe, ex collaborazioniste, ovvero donne non più desiderabili, come specifica il complemento del titolo del film Donne senza nome del regista ungherese Geza von Rodvany, opera che, come analizzato da Mauro Giori, la sceneggiatura originale si prefiggeva di evidenziare la tematica del lesbismo. Di fatto ci si limiterà soltanto a una scena di gelosia da parte della cecoslovacca mentre assiste alla prova con tanto di bacio tra due donne di un Romeo e Giulietta, dove appunto la Giulietta è la protetta, o meglio l'amata, della cecoslovacca. Dunque è interessante sottolineare come la poetica del neorealismo non si limiti alla rappresentazione dell'Italia e degli italiani stravolti dalle conseguenze della Seconda Guerra Mondiale, ma indaga anche quella che è la sessualità, seppur quella omosessuale rimanga relegata a una concezione prettamente negativa. Nel prossimo video vedremo invece come la figura dell'omosessuale viene rappresentata rispetto al neorealismo in maniera diametralmente opposta, in maniera quasi esasperata, con l'obiettivo di suscitare le risate del pubblico nel genere della commedia a cavallo tra gli anni 40 e 50.